La drammatica vicenda di Gaetana Stimoli sembra uscire dritta dritta da un passato oscuro. Stregoni, incantesimi malvagi, superstizioni e veleni. E invece la donna capace di commettere una serie di omicidi tra i più raccapriccianti della storia del crimine in Italia, ma non solo, compie le sue tristi imprese nel 1895, poco più di 100 anni fa. Un secolo separa la nostra epoca da quella degli eventi occorsi ad Adernò, oggi si chiama Adrano in Sicilia. Eppure, sembra esserci in mezzo un abisso temporale e si stenta a credere che alle soglie del XX secolo una atavica condizione di povertà e ignoranza abbia potuto indurre una giovane donna a trasformarsi in una pluriassassina immune, stando alle cronache dell'epoca, al pentimento e al rimorso. Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi racconto una vicenda del passato, ormai non più così recente, che potrebbe sembrare un semplice fatto di cronaca, ma che in realtà è significativo per comprendere la mentalità e la storia del periodo. Gli antropologi potranno farci un sacco di discussioni in merito. Siamo in Sicilia, ma potremmo essere stati in tantissime altre zone d'Italia. La vicenda è di quelle noir non famosa come quella di Leonardo Cianciulli, ma molto, molto più drammatica. Prima di continuare, ricordate che il tasto iscriviti si trova qui sotto e che se lo cliccate sostenete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. E ora, cominciamo. Ad innescare la furia omicida di Gaetana Stimoli non sono solo povertà e ignoranza, ma è un dolore che non conosce né conforto né tregua, un dolore che nemmeno tutto il tempo di una vita può alleviare, la perdita dei propri figli. Certo, all'epoca miseria e malattie si portavano via tanti bambini. Nel 1887, secondo i dati Istat, in Italia si contavano 347 decessi per 1000 nati vivi, contro i 2 odierni. Ma questo non significava che la perdita di un figlio potesse essere accettata con più rassegnazione o con meno dolore. La povera Gaetana, che all'epoca dei fatti ha appena 33 anni, li perde tutti i suoi figli e non ha certo modo di elaborare un lutto simile, anzi, quelle tragedie la conducono sulla strada per il suo personale inferno. Adernò, alle pendici dell'Etna, è un paese come tanti in Sicilia, dove il neonato Regno d'Italia porta alcuni cambiamenti alle strutture pubbliche perché si inaugura un ospedale, il primo liceo, una stazione del telegrafo e una centrale elettrica, ma per moltissimi contadini la miseria nera rimane tale. Malattie infettive ed epidemie, in particolare vaiolo nero e colera ad Adernò, mietono moltissime vittime, senza neppure la consolazione di una diagnosi che potesse spiegare quelle morti. I medici condotti dell'epoca non sapevano dare un nome a certe malattie per le quali non esistevano cure e comunque chi viveva in miseria non poteva certo permettersi di pagare la parcella di un dottore. Gaetana Stimoli non può, o forse non vuole, rivolgersi a un medico, oppure l'ha fatto e non è servito a nulla. Fatto sta che i suoi bambini muoiono. Le poche notizie che oggi si riescono a reperire raccontano della perdita di 2 bambini piccoli portati via da chissà quale malattie. Gli eventi successivi, il processo e la condanna della donna, vengono riportati con grande enfasi da molti giornali di tutto il mondo, in Germania, Stati Uniti, Francia, ma è il quotidiano svizzero Le Temps che, con un lungo e dettagliato articolo, ci dà dei particolari un po' diversi. La donna racconta di aver già assistito alla morte di 4 dei suoi figli. Così, quando si ammala il quinto e ultimo rimasto, si rivolge a un mago conosciuto per la sua capacità di spezzare anche le più potenti fatture. Gaetana si convince che no, non c'entrano le malattie, i suoi figli sono stati strogati, quindi stregati in italiano, da un'anima malvagia, addirittura della sua stessa sorella. Questo è quanto le dice lo stregone, che di fronte alla morte dell'ultimo figlio, oltre a rifiutarsi di restituire i soldi alla Stimoli quando aveva pagato, si giustifica parlando di una maledizione troppo potente, impossibile da annullare. Non esiste speranza in una giustizia umana o divina in grado di confortare quel dolore che si trasforma in una furia omicida. Gaetana Stimoli decide che tutte le madri di Adernò debbano provare il suo stesso tormento e mette in atto una diabolica vendetta.
I bambini del paese di età compresa fra i 4 e i 6 anni iniziano misteriosamente a scomparire, oppure a morire tra atroci dolori sotto gli occhi delle madri tanto atterrite quanto impotenti. Nessuno riesce a spiegare quelle morti improvvise e addirittura un medico del luogo dice che potrebbe trattarsi di una particolare epidemia, tanto selettiva da colpire solo i bambini di quell'età. Questo tipo di analisi del medico spiegano perché poi la gente del paese si sia rivolta a qualche strega per tentare di salvare i propri figli, senza ottenere ovviamente nessun risultato. Nel giro di un mese, fra settembre e ottobre del 1895, muoiono o scompaiono 23 bambini. Tra loro c'è anche l'unico figlio della sorella di Gaetana, suo nipote. La strage sarebbe probabilmente continuata fino a quando non fossero morti tutti i piccoli del paese, se non fosse accaduta una cosa che Gaetana Stimoli non aveva certo previsto. L'ultima delle sue vittime arriva a casa con tutti i sintomi degli altri bambini, vomito e dolori allo stomaco, ma in forma più leggera, tanto che i genitori hanno la speranza di salvarlo e così si decidono a chiamare il medico che in effetti fa la diagnosi giusta: avvelenamento da fosforo, e il bambino la scampa. Il piccolo superstite però racconta cosa è successo. Gaetana Stimoli offre dei dolci a ogni bambino che si trovi a passare vicino a casa sua e poi anche un bel bicchiere di latte per dissetarlo. Proprio nel latte la donna scioglie del fosforo e del velenosissimo liquido estratto da una pianta locale, l'Euforbia bivone, il carramone in dialetto siciliano, un intruglio che non dava scampo ai poveri bambini. L'ultima vittima si salva perché la quantità di veleno è evidentemente insufficiente, così il bambino riesce a raccontare di quella donna così gentile che gli ha offerto qualche dolcetto e una bevanda bianco latte. È la sfortunata Gaetana Stimoli, la povera donna che dopo aver perso tutti i suoi figli si consola coccolando i bambini degli altri. Nessuno in paese sospettava di lei. I gendarmi si precipitano a casa della donna, la quale inizialmente nega tutto. Poi si decide a raccontare, secondo le cronache dell'epoca, con sadico piacere, lo svolgersi degli eventi. La morte dei figli affatturati, la volontà di far provare il suo stesso dolore alle altre madri, l'odio verso quei bambini che, a differenza dei suoi, potevano ancora correre liberi e felici per il paese. Oltre alla Stimoli vengono arrestati il marito e altre 7 persone in qualche modo coinvolte nei riti magici che accompagnano gli omicidi. Ma solo il destino della donna c'è noto. Le guardie devono portarla via di nascosto durante la notte, perché tutti gli abitanti dell'Ernò vogliono farsi giustizia da soli. Lei arriva al carcere di Catania, dove tenta di suicidarsi con i cocci di una bottiglia rotta, ma poi collabora con gli inquirenti e indica dove ha sepolto 10 dei bambini scomparsi. Tutti quelli che si occupano del caso tendono a ritenere la donna inferma di mente, ma la sua lucidità e la mancanza di segni di rimorso inducono i giurati a non tenere conto di quella diagnosi. Gaetana Stimoli viene condannata a 30 anni di reclusione. Così commenta qualche anno dopo il medico legale Salvatore Ottolenghi, a lui si deve la nascita della criminologia come scienza. Come l'idea di una subita malia possa per vendetta trascinare a più gravi reati di sangue, è pure dimostrato da quanto avvenne nell'autunno 1895 in Adernò, Catania. 10 ragazzi intorno ai 10 anni morirono in breve tempo per causa ignota. Si venne a scoprire che erano tutti stati avvelenati da una certa Gaetana Stimoli, che volle in questo modo vendicare un figlio che essa credette morto in causa di stregonerie. La terribile madre comparve alle assise di Catania. I periti la ritennero inferma di mente e quindi irresponsabile. Lo stesso pubblico ministero ammise il vizio parziale di mente. I giurati esclusero qualsiasi alterazione mentale e la condannarono a 30 anni di reclusione, con soddisfazione del pubblico, dissero i giornali di quei giorni. Di quel pubblico, aggiungo io, che era animato dallo stesso spirito di vendetta che aveva trascinato quella disgraziata al suo pazzesco reato. Se a tanto può condurre la vendetta per malia subita, cosa mi debbono apparire pericolosi coloro che coi loro consulti mantengono vive queste superstizioni fra il credulo popolino? Anche se la notizia è riportata da Ottolenghi con qualche imprecisione il numero e l'età delle vittime, la sua analisi mette in evidenza due cose.
il terribile potere della superstizione e l'altrettanto terribile desiderio di vendetta che, anche quando giustificato, non può che avere effetti per nulla legati all'idea di giustizia. Gaetana Stimoli muore in carcere e certamente essere rinchiusa in un manicomio criminale non avrebbe fatto chissà quale differenza per lei. Quella scelta avrebbe però potuto far comprendere quanto fosse folle attribuire la morte dei suoi figli a un maleficio, ma tant'è. Probabilmente non era solo lei a crederlo.